Ciao a tutti. Siamo tornati con questo nuovo video che mostra 10 cose di tutti i giorni che però facciamo in modo sbagliato. Iniziamo. Numero 10. Indossare jeans troppo stretti. Attillati oltre ogni misura, gli skinny jeans, lo dice il nome stesso, sono talmente stretti da formare una seconda pelle. Ma attenzione, se siete delle patite del pantalone stretto fino al midollo, sappiate che potreste andare incontro a seri problemi. In certi casi, infatti, possono danneggiare seriamente muscoli e nervi. Già in passato gli skinny jeans erano finiti sotto i riflettori, colpevoli del fatto che possono provocare danni seri al sistema nervoso degli arti inferiori e la cosiddetta meralgia parestesica, ovvero la compressione del nervo che fornisce la sensibilità alla superficie cutanea della coscia. Un disturbo che si verifica quando uno dei nervi che corre nella parte esterna della coscia viene compresso e questo tipo di jeans aumenta sensibilmente il rischio di incappare in questa patologia. Numero 9. Fare la doccia con l'acqua troppo calda. Farsi coccolare dal getto dell'acqua bollente è molto piacevole, in particolare se la nostra giornata al lavoro è stata molto impegnativa. Inoltre è molto bello godersi questo momento anche quando le temperature esterne sono molto rigide e abbiamo sofferto il freddo tornando a casa. Il rischio è quello di danneggiare la pelle, rendendola secca e disidratata. In più si potrebbe danneggiare la barriera della cute, andando poi a contrarre delle fastidiose dermatiti. Inoltre gli esperti consigliano di fare delle docce dalla durata massima di 10 o 15 minuti, utilizzando l'acqua tiepida. Numero 8. Usare lo smartphone prima di dormire. Quanti di noi utilizzano lo smartphone prima di andare a dormire, magari finendo per addormentarsi con il telefono in mano? Ebbene, è meglio correre ai ripari prima che sia troppo tardi perché lo smartphone fino a notte fa male alla salute e alla psiche. Parola di diversi studiosi e di una ricerca condotta dal Brigham and Women Hospital di Boston, Massachusetts, secondo la quale il suo utilizzo notturno, oltre ad aumentare le probabilità di soffrire di disturbi del sonno, aumenta il rischio di obesità, diabete e malattie cardiovascolari, associate alla diminuzione di melatonina. Senza contare che chattare fino a tardi confonde i meccanismi neurofisiologici perché noi, come umani, siamo abituati ad agire in base alla luce del sole percependola come stimolo, a differenza del buio, che viene percepito come uno stop. Numero 7. Trattenere i propri gas. Trattenere una puzzetta più o meno rumorosa e maleodorante, di quelle che capitano, spesso con poco preavviso, è ovviamente un'abitudine di buona educazione. Eppure non tutti sanno che farlo frequentemente può anche comportare dei rischi per la salute. La flatulenza, infatti, è una miscela di gas che si forma a livello gastrointestinale per l'aria ingerita e per i gas generati dalla fermentazione dei cibi da parte di batteri simbiotici e lieviti nel tratto gastrointestinale. Viene quindi espulsa sotto pressione, insieme a particelle di feci aerosolizzate. Nonostante siano generalmente associate al loro rumore particolare e al cattivo odore, le puzze rappresentano un segnale del corretto funzionamento dell'intestino, poiché permettono alla pancia di sgonfiarsi, specialmente dopo un pasto pesante. Numero 6. Scrocchiarsi le dita. Scrocchiare le dita, lo facciamo quasi tutti e solitamente con una certa dose di soddisfazione. Ma spesso, un istante dopo il caratteristico schiocco, ci chiediamo anche se questa abitudine faccia male o no. Se, più precisamente, a furia di manipolare le dita, o le articolazioni, come ginocchio, gomito, polso o anche il collo, ci verrà l'artrite. Le articolazioni delle nostre dita sono immerse in un liquido chiamato liquido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Quando muoviamo le dita, il fluido rilascia dei composti gassosi che riempiono lo spazio vuoto nei punti di giuntura, andando a formare piccole bolle. Quando si scrocchiano le dita, la pressione nel fluido si abbassa di colpo e le bollicine d'aria esplodono dando origine a una miriade di bollicine più minute, che impiegano poi un tempo considerevole a ricomporsi. Per questo motivo occorre attendere prima che il fenomeno possa ripetersi. Numero 5. Spostare l'allarme della sveglia. Anche tu hai l'abitudine di posticipare più volte la sveglia. Sappi che questa consuetudine influenza negativamente il ciclo biologico del sonno e non aiuta a sentirti meno stanco. Uno studio italiano, pubblicato sulla rivista Neuroscience, ha dimostrato come nei primi 5 minuti dopo il risveglio, l'intera corteccia cerebrale presenti una diminuzione dell'attività elettrica ad alta frequenza. L'intontimento mattutino post-risveglio è chiamato inerzia del sonno, ed è dovuto al fatto che alcune parti del cervello si attivano prima delle altre.
Se la sveglia avviene durante la fase di sonno profondo, stadio 3 e 4, la performance mentale risulta menomata per circa 30 minuti rispetto agli stadi del sonno più leggeri. Posporre la sveglia potrebbe disturbare l'alternarsi degli stadi del sonno dato che i 5 minuti che guadagniamo con lo snooze rappresentano un sonno di scarsa qualità e incoraggiano il corpo a cominciare un nuovo ciclo di sonno senza avere il tempo di completarlo, provocando una persistente sonnolenza diurna. Numero 4. Andare a dormire dopo aver mangiato. Secondo uno studio pubblicato dall'Istituto di Scienze dello Sport e Medicina, non si raccomanda di dormire dopo aver mangiato, principalmente perché non si permette al corpo di digerire correttamente. Anche se non è vero che il cibo mangiato prima di andare a letto diventa grasso durante il sonno, ci sono ottime ragioni per evitare di andare a dormire dopo aver gustato un buon pasto. Anche se si dorme, il corpo è ancora a lavoro per elaborare gli ultimi alimenti che si mangiano, e questo processo crossover può portare a indigestione e persino al rischio di ictus. Un buon riposo è spesso considerato il culmine perfetto di un buon pasto. Ma la verità è che difficilmente si riesce a dormire bene con lo stomaco pieno e l'apparato digerente perfettamente funzionante. Il bruciore di stomaco è uno dei risultati di questa sovrapposizione di compiti, sonno e digestione, che sovraccarica il corpo. È causata da un eccesso di acido nello stomaco, che provoca una sensazione di bruciore che potrebbe estendersi al petto e alla gola, solitamente accompagnata da rutti. Numero 3. Scaldare un piatto nel microonde in un contenitore di plastica. La maggior parte dei contenitori da asporto, vaschette o vasetti per margarina, bicchierini da yogurt o contenitori per alimenti come crema di formaggio, maionese e senape, non vanno nel forno a microonde. Questo perché sono composti da plastica che non è adatta a questo tipo di elettrodomestico. Questi contenitori potrebbero ammorbidirsi e sciogliersi, lasciando tracce di agenti chimici nel vostro cibo. I contenitori Take Away, quando non hanno specifiche indicazioni, contengono metalli all'interno e questo potrebbe comportare un danno al vostro microonde. Se avete dubbi sull'usare o meno contenitori di plastica come i contenitori Take Away che non presentano il simbolo del microonde, trasferite la pietanza in contenitori di vetro o ceramica, che è possibile anche rivestire di carta forno, sicuramente più adatti. Numero 2. Stendere la biancheria in casa. L'umidità legata ai panni stesi in casa è alta. Risulterebbe infatti che nelle case in cui il livello di umidità è fin troppo elevato, 1/3 di tale umidità è dovuto proprio ai panni lasciati asciugare in casa. Un tasso troppo alto di umidità in casa avvia il deterioramento chimico-biologico dei materiali e dunque peggiora la qualità dell'aria che noi respiriamo. L'eccesso di umidità aumenta la presenza degli acari, delle muffe e di altri parassiti. Una condizione, questa, che provoca gravi problemi di salute che colpiscono soprattutto i bambini e gli adolescenti, e che incrementa fortemente le allergie. Numero 1. Fumare dopo mangiato. Chi fuma lo sa. La sigaretta dopo un pasto abbondante è l'ottava meraviglia. Eppure, è uno dei grandi errori che commettiamo. Fumare subito dopo aver mangiato, infatti, compromette di molto la nostra salute. Durante la fase di digestione, il nostro corpo sta lavorando intensamente e, se fumiamo, la nicotina viene assorbita molto più rapidamente. Inoltre, il tabacco blocca il processo di assorbimento di vitamine e minerali fondamentali per il nostro organismo. Perciò, se vuoi fumare dopo i pasti, attendi almeno un quarto d'ora.